Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi inizio facendo una presentazione di quello che sarà il versamento di questo video, un po' anomala perché in realtà il video di presentazione che avevo registrato l'ho cancellato. L'ho cancellato perché poi quando sono andata a fare la colata e quindi a realizzare il progetto che avevo in mente è stato disastroso. Non mi piaceva assolutamente, cioè ho fatto veramente un macello. Ho commesso un errore grossolano e in più c'è stato anche proprio un incidente di percorso legato a una vernice e un macello, per cui ho detto no, cioè assolutamente non lo caricherò mai, per cui avevo proprio cancellato subito, siccome le presentazioni le faccio col cellulare, a differenza delle registrazioni dei versamenti. Sul cellulare ho sempre fretta di liberare, insomma, di cancellare i video per la memoria, per cui l'ho cancellato subito. Poi ho cambiato idea e vi spiego il perché. Allora, diciamo che il progetto di oggi era realizzare comunque un paddle swipe ed è quello che andremo a fare e che vedrete. Ok, è un'altra tecnica che mi piace molto e ne ho fatte diverse e ho sempre fatto dei formati 50x60. È una tecnica che si presta e ha senso fatta su dei formati non piccolissimi, insomma, comunque mm, diciamo almeno di medie dimensioni. E oggi volevo provarla su un formato un po' più grande, quindi di 1 m x 50, per cui una tela lunga e stretta. Secondo me si prestava molto, una tela bella, con un telaio di quelli in legno di abete, o comunque insomma una tela diciamo seria, non di quelle da esperimento. E quindi avevo già preparato tutti i colori. È un periodo che, cioè io sono molto affascinata, mi piacciono tantissimo i formati grandi, nell'arte in generale. Nella fluid art mi sto un po' esercitando ultimamente sui formati grandi perché davvero richiedono una manualità diversa. Per cui insomma mi esercito, ma perché comunque mi piacciono molto. Quindi avevo proprio comprato questa serie di tele che adesso pian piano userò e questa era una di quelle, insomma. Per cui avevo preparato tutto e l'unica cosa che mi mancava era appunto la base bianca. Quindi cosa faccio? Preparo una base, un pillow proprio bianco e utilizzo di solito uno smalto all'acqua lucido. Perché questo? Perché è già pronto all'uso, nel senso che non ha bisogno di medium o altri fissativi dentro perché comunque è di buona qualità e se non si fa comunque uno strato troppo spesso tende a asciugare piuttosto rapidamente rispetto all'idropittura e, e rimane più lucido, quindi diciamo che i colori acrilici sopra quando asciugano rimangono più chiari e più brillanti e c'è meno rischio diciamo di crepe, che poi crepi. Per cui insomma io l'ho utilizzato, fare questa tecnica lo utilizzo sempre, non è la prima volta. E anche il marchio che ho utilizzato è un marchio che già conoscevo, che mi piace molto, trovo che sia un'azienda italiana, insomma, trovo che sia un prodotto di qualità. Questo barattolo però in particolare evidentemente aveva qualcosa che non andava perché l'ho comprato qualche mese fa e c'era un'offerta e anche se non ne avevo bisogno ho detto lo compro, lo tengo perché insomma il prezzo era conveniente, ho detto me lo metto in casa e lo tengo di scorta. Per cui sono andata a riprenderlo l'altro giorno. In realtà, quando mi era arrivato appunto con il corriere, che avevo aperto il pacco, il barattolo era ammaccato e aveva un rigagnolo di vernice che usciva fuori, però nulla di particolare, insomma nulla di, a mio avviso, compromettente. E quindi l'avevo messo lì. Quando sono andata ad aprirlo l'altro giorno, la consistenza era decisamente diversa, era molto solido, non secco, ma era proprio rappreso. Mm, cioè di solito lo mescolavi tipo yogurt, tanto per intenderci, no? E lì era proprio duro, cioè tipo yogurt greco. Ecco, la consistenza era un po' quella dello yogurt greco, quindi lo tiravi su e rimaneva il blocco.
Per cui ho detto, oddio, c'è qualcosa di diverso dal solito e già mi si erano rizzate un po' le antenne. Ecco, non mi si sono rizzate abbastanza, nel senso che poi ho detto, vabbè, lo diluirò un po' di più, preparo la base, non ne avevo un altro, in realtà a disposizione avrei dovuto usare un acrilico bianco, ecco. E, oppure un'idropittura da muro che però non volevo rischiare su una tela così importante, diciamo così. E quindi niente, l'ho diluito con più acqua, ho fatto la mia preparazione, il problema è che mescola, 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 mescola ed era pieno di microgrumi, cosa che non ho mai fatto. Questi microgrumi ovviamente non potevano essere, cioè non poteva essere utilizzato così, per cui ho detto vabbè lo filtro. Quindi ho preso il mio colino, maglie strette, piano piano ho filtrato tutto il colore bianco e ho ottenuto una consistenza un po' acquosa, diciamo poco consistente, perché comunque i grumi, la parte forse più di sostanza è rimasta nel colino, quindi è rimasta più la parte liquida. Però ho detto vabbè, cioè questa avevo, volevo assolutamente fare il versamento perché avevo già tutto pronto. È una settimana in cui avrei avuto poco tempo, per cui ho detto vado, parto lo stesso, tanto devo solo fare la base, mi interessa che poi i miei colori sopra scivolino e quindi lo uso, provo a usarlo lo stesso. Questo è stato il primo grande errore, ma poi vi spiego perché. Secondo errore, cioè quando ero lì per cominciare ho detto, mi è venuto il dubbio che ho detto, caspita, non mi sono preparata del colore in più. Quando faccio delle tele un po' più serie e mi preparo sempre del colore extra, cioè non preparo mai il colore a filo perché di misura, perché è rischioso, metti che insomma rimani scarsa, poi rovini davvero tutto. E quindi così in extremis ho deciso di preparare un magenta di Amsterdam, ho detto vabbè dai, metto quello. Non ce l'avevo nella paletta, ma assomigliava, ho detto vabbè ne avevo in abbondanza, quindi ho detto uso quello. L'ho preparato in fretta e furia e in fretta e furia mi è venuto un po' più sottile degli altri. Questo errore fatale che ho fatto è di non correggerlo. E ho detto, vabbè, tanto lo tengo solo per scorta, cosa vuoi che sia mai? Lo uso proprio se vedo che sono scarsa, anche se è un pelo più sottile, fa lo stesso. Poi il genio cosa ha fatto? Ho iniziato il mio versamento e qual è il primo colore che verso? Il magenta. Quindi, cioè, veramente destinata male dall'inizio. Per cui ho fatto la mia base bianca, ho versato la mia vernice che lì per lì, a parte un sacco di bollicine, ma l'avevo appena preparata, quindi ci stava, non mi sembrava avesse nulla di anomalo. Poi ho iniziato a versare il magenta, che ho detto, vabbè, avevi detto che lo tenevi proprio giusto per scorta, poi l'ho versato subito, ma mi è venuta così e si vede che dovevo andare così. E sperando che ho detto, oddio, vabbè, lo tengo sotto, lo coprirò un po' con gli altri, speriamo bene che non comprometta il risultato. Ok. Quindi ho versato tutti i miei colori, ho fatto tutte le mie pozzanghere e poi ho iniziato a fare lo swipe sopra, ok? Quando ho iniziato a fare lo swipe, soprattutto vicino ai bordi dove il colore arrivava meno, diciamo che era un po' meno spesso, mm, cioè quando faccio lo swipe cerco di non rimanere proprio uniforme, 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 perché non volevo reticolato uniforme. Cercavo di affondare un po', poi mi alleggerivo, affondare un po', alleggerivo, in modo che il reticolato si mischiasse un po' anche con i colori sotto, quindi diventasse un po' più miscelato e più colorato. Però quando ho fatto così, cosa succedeva? Che sentivo che sotto c'era qualcosa che impastava. Ho detto che cavolo, cioè ho detto questa è la vernice sotto. Quindi ho iniziato a inclinare, più inclinavo e più venivano fuori tutti i grumi, che io non vedevo più, ma c'erano ancora, minuscoli. Sembrava che io avessi utilizzato del colore con della sabbia dentro, anzi
magari fosse stata sabbia, forse la sabbia col granello duro permetteva comunque al colore di scivolarci sopra. Questo proprio si impastava. Cioè sono andata con uno stuzzicadenti per bucare, per capire se erano bolle o... No, no, erano proprio grumi, mm, cioè di vernice rappresa. Quindi probabilmente quel rigagnolo era entrata aria e si era avariato. Disperata. Panico totale, ho detto, boh, ho rovinato tutto, devo assolutamente grattarlo via subito, ma non avevo il coraggio, non avevo assolutamente il coraggio, quindi sono rimasta 10 minuti così a guardare, a pensare e, e quindi niente, non ho fatto niente se non inclinarlo completamente, ho detto senti inclino, cerco di buttare giù più colore possibile. Ho provato anche a correggerlo facendo degli altri piccoli swipe per coprire questi grumi, ma più li facevo e più veniva un pastrocchio proprio, un pasticcio totale. Poi ho guardato l'orologio, ho detto va bene, basta, dovevo assolutamente andare al lavoro. Avevo la giornata piena di pazienti, quindi non, cioè, ho mollato lì tutto e me ne sono andata e ho detto ci penserò quando torno a casa. Quindi dopo circa 8 ore sono tornata a vedere il lavoro e cioè, ho detto mamma mia, c'ero proprio avvilita, ho detto no, terribile, terrificante, non, lo devo davvero lavare via. E c'era però un problema, che erano passate molte ore e sui bordi, non tanto i bordi laterali, ma proprio dove c'è lo spigolo, no? Lì iniziava già ad asciugare, per cui anche se avessi grattato via tutto il colore, l'avessi lavata la tela, lì non sarebbe più venuto via. E per esperienza passata, perché mi è già capitato di lavare via, grattare via tele, e anche se dai una mano di bianco o di gesso, ma anche 2 o 3 mani, comunque quando andrai a fare la colata e andrai a tirare il colore sulla tela e asciugherà, rimarrà comunque questo piccolo scalino, che è assolutamente antiestetico, per cui insomma quella era una tela a cui tenevo, ho detto no, cioè piuttosto la butto, cioè cosa vuoi che ci faccia con un lavoro del genere? Perché avevo proprio deciso di eliminarla e di non grattarla via, ho detto vabbè, ho buttato via una tela di quelle belle, pazienza, cioè ho imparato la lezione, un'altra volta là dove ho il dubbio che una vernice non è buona, non la devo assolutamente utilizzare, non devo cercare di recuperarla, comunque prima devo fare un campione. E poi anche l'errore più grossolano è stato quello proprio della diversa consistenza del magenta rispetto agli altri colori, perché quando poi li vai a inclinare il liquido scorre di più, quello denso ci rotola sopra, per cui è diventato un macello perché poi ti rompe, ti va proprio a rovinare completamente il reticolato dello swipe. Insomma, disastro. Per cui insomma ho deciso che l'avrei buttata, che l'avrei eliminata e mi sono detta fra sfogati su questa tela, no? Se ti viene da pasticciarla, pasticciala. E per cui ho preso un palloncino, avevo questa vecchia busta di palloncini e ho cominciato a tamponare qua e là, provando a fare cose col palloncino. Poi mi sono stancata, l'ho mollata lì e me ne sono andata. Il giorno dopo sono tornata per pulire perché davvero era un campo di battaglia, tra l'altro sul pavimento perché per fare questi formati mi metto sul pavimento. Non avevo nemmeno abbastanza sacchi, li avevo finiti, i sacchi che utilizzo per i sacchi neri, banalmente, no? Che utilizzo per coprire il pavimento, li avevo finiti e il genio aveva anche messo la tela sullo spinner che ho fatto anche girare, per cui mi avevo dato dappertutto, c'è un macello vero e proprio. E quindi sono andata su, sono andata nella mia stanzona lì a pulire e avevo messo da parte la tela, poi una volta pulito tutto me la sono portata giù a casa mia e l'ho appoggiata lì in sala, ormai era asciutta per cui me la sono messa lì. E con l'intenzione di buttarla. Mi sono detta la smonto perché comunque volevo conservare il telaio, era un telaio di legno di abete, insomma, era una tela insomma, di discreta qualità, per cui non la volevo sprecare completamente, ho detto magari la smonto, butto via la tela e tengo il telaio. E l'ho appoggiata lì.
nel frattempo arriva a casa il mio compagno dal lavoro e quando l'ha vista fa: "Hai fatto un lavoro nuovo, che bello", fa, "bellissimi i colori, è bellissimo", fa, "perché non lo attacchi lì? Potremmo metterlo in sala sopra". Ma veramente? Fa: "Sì, è proprio bello Fra, davvero, ma fa, è diverso da quelli che fai di solito". Ho detto: "Sì, diverso, effettivamente è diverso, è che non è proprio venuto, cioè non doveva venire così". Beh, guarda, non so come doveva venire, io non me ne intendo, ma mi piace molto. Poi se n'è andato, è andato a farsi la doccia e io sono rimasta lì a, cioè, a contemplare questa tela per capire se davvero poteva avere un suo perché. E nel frattempo è arrivata mia madre, che mi ha visto lì vicino alla tela, la stavo guardando, quindi lei ha catturato l'occhio, ha catturato la sua attenzione. "Oh, ma che meraviglia, ma che bei colori, Franci, ma com'è bella!". Eh, veramente. Ho detto, ma, cioè, le ho detto, mamma, ha detto, ti piace davvero? Ma è proprio bella, guarda, ma fai delle belle cose proprio, sì, sì. Ok, quindi non l'ho buttata e ho deciso di caricare il video, di farvela vedere. Sinceramente, c'è una cosa che posso dire: i colori sono molto belli, è una paletta però di colori che già avevo collaudato più di una volta e li avevo proprio scelti con cognizione di causa, e perché so che insieme mi piacciono, che si miscelano bene. Sull'effetto, cioè sapendo tutto quello che c'era stato dietro, proprio per me era un disastro totale. Però mi è anche venuto in mente che quando ho iniziato ad andare sui social, io ho sempre lavorato in ospedale, per cui non sono mai stata sui social, cioè proprio c'è un mondo per me sconosciuto, non pubblicavo nulla, soltanto quando poi ho fatto delle scelte un po' di vita un po' più alternative, diciamo. Ehm, Gli amici hanno cominciato a dirmi: "Ma sì, devi metterti sui social, devi far vedere quello che fai", insomma così ho fatto, no? Quindi è da un anno a questa parte che pubblico, che ho Instagram, Facebook e- e che pubblico quello che faccio. E all'inizio postavo anche cose che avevo fatto, boh, nei primi tempi, quando pasticciavo, quando provavo, quando sperimentavo. E il caso effettivamente volle che due di questi piccoli lavoretti, che erano stati assolutamente frutto di errori e di pasticci, cioè proprio disastri, piccoli, dal mio punto di vista piccoli disastri, in realtà avevano riscosso un sacco di like, erano piaciuti tantissimo. Per cui ho detto: "Boh, vuoi che sia così anche con questa?". E quindi ho detto: "Provo". Mal che vada, è sempre una lezione, per capire anche che cosa non fare, ok? Quando si fa fluid art. Per cui quello che vedrete oggi è un primo video di un paddle swipe che ho fatto quest'inverno. Perché ho deciso di caricarlo adesso? Perché siccome l'altro è venuto come è venuto, volevo farvi vedere quello che avevo in testa. Cioè, questo è un video che ho fatto quest'inverno, ma è esattamente così che doveva avvenire. Cioè, il procedimento che io avevo in testa, l'effetto più o meno che doveva avvenire era quello, ma trasferito non in un 50x60 come vedrete, ma in un metro per 50. E quindi niente, vedrete un primo video che è fatto, a mio avviso, tecnicamente corretto, e un secondo video che è appunto il disastro che vi ho appena spiegato, per cui posso soltanto augurarvi una buona visione per il primo video e un buon divertimento per il secondo, e lascio valutare a voi il risultato, ok? Non siate troppo spietati nei commenti, nel senso che se proprio vi fa schifo non me lo dite, forse preferisco non saperlo. E scherzi a parte, insomma, abbiate pietà, ma fatemi sapere in realtà come vi sembra
il risultato, la creatura nata da questo grande caos. Ok? Quindi io vi lascio alla visione di questo video e magari ci rivediamo alla fine con il risultato asciutto. Quindi vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima e buona visione e buon divertimento.